sono i pomodorini del pieno. Siamo ad Ercolano, alle falde del Vesuvio, dove Giannino produce pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP. Raccontaci com'è nata la tua azienda e da quando esiste questa realtà. Salve, buongiorno. La mia azienda è nata 10 anni fa, circa nel 2010, però sono passioni, tradizioni che faceva mio nonno, mio padre da tanti anni. Magari loro lo facevano in modo amatoriale e io ho creato un'azienda molto più emancipata. Diciamo che dalle loro passioni ho tratto un vero lavoro e un prodotto eccezionale che fa la differenza di tutti gli altri pomodori in Italia. Cosa ha secondo te il pomodorino del Piennolo che lo rende diverso, speciale dagli altri pomodori? Diciamo che io ho inventato una frase su questa domanda, si chiama la forza del vulcano, i sapori del golfo, la fertilità della nostra terra. Ce l'ho scritta qua, l'ho anche registrata. Questa frase significa che ci sta il vulcano, il golfo di Napoli che la salità del mare attacca sui pomodori e la fertilità della nostra terra. È questo che rende il pomodoro eccezionale, è diverso da tutti gli altri. E raccontaci un po' come si svolge la coltivazione e come vi prendete cura di essa. Diciamo che la prima cosa ci vogliono, la terra è piena di sacrifici, quindi la devi amare prima il pomodoro, prima la terra e poi il business, perché altrimenti non vai bene. Si parte da marzo, si inizia con la semina e si raccoglie a luglio, sono 5-6 mesi, 4-5 mesi di pieni sacrifici ed è molto bello perché amiamo il nostro lavoro. E utilizzate qualche attrezzatura in particolare che vi rende, diciamo, diversi dagli altri? Diciamo di sì, perché oggi l'agraria, il mondo della tecnologia agricola è molto emancipata e quindi sia a livello agraria che a livello di tecnologia ci hanno molto aiutato e utilizziamo, magari prima, faccio un esempio, ce ne sono tantissime, magari prima la linea dei pomodori si tirava, sai, con il surco, con cose antiche, adesso magari abbiamo attrezzature, il carrello, abbiamo attrezzature molto più emancipate che facilitano ai giovani entrare nell'agricoltura. E quali sono le tue aspettative per la tua azienda? Hai in mente altri progetti per favorire l'espansione, magari all'estero? All'estero diciamo che già ci siamo quasi arrivati, quindi esportiamo anche in America, esportiamo in tutta Europa, facciamo spedizioni quasi in tutto il mondo, ci manca solo il Giappone, l'Australia, però facciamo spedizioni in tutto il mondo. Le prospettive è quello di crescere, di far entrare i giovani nel consorzio, di crescere sempre e di aumentare la quantità, la qualità e di far conoscere il nostro prodotto a tutte le persone che ancora oggi ci sono persone che non lo conoscono, che è un prodotto, un pomodoro diverso da tutti gli altri. Hai qualche ricordo di infanzia legato ai pomodorini in particolare? Sì, il ricordo più bello è quando andavo alle scuole elementari e mio padre un pomeriggio mi dice vieni con me, andiamo a legare i pomodori. Magari non avevo nemmeno idea di cosa fosse. Tutto mi sarei aspettato tranne che un giorno sarei diventato Giannino dei pomodori ad Ercolano. Ti occupi anche di trasformazione e produzione di conserve o ti limiti alla vendita Mi di occupo anche pomodorini? però limitatamente perché il prodotto, la mia quantità si vende solo, la maggior parte tutto al fresco, non riesco per il momento a fare anche del tutto trasformata, ne facciamo pochissimo, intorno ai 2-3 mila barattoli, ma solo per alcuni clienti molto stretti, non facciamo spedizioni, perché il piennolo al fresco è molto più caratteristico e più bello sia anche come confezione regalo, e quindi per adesso siamo emancipati solo sul fresco. E come consigli di utilizzare il pomodorino del Piennolo in cucina per esaltare al meglio i suoi sapori? Il pomodoro del piennolo è un'altra cosa che diciamo che una frase che dico sempre. Sposa bene con il pesce, quindi va utilizzato in tutte le pietanze napoletane che va adatta con il pesce perché è agrodolce e il mio pomodoro in questa terra fa 11 gradi Brix, parlando con una persona dell'agraria sicuramente conosce che cos'è il Brix e quindi 11 gradi Brix sposa benissimo con il pesce e con tutte le pietanze napoletane. E cosa consiglieresti alle persone che non conoscono ancora questo prodotto, magari Eh, che non sono venute ancora qui ad assaggiarlo?
tutti, consiglio a tutti di provarlo, perché è un prodotto totalmente diverso e tutto è la prima volta. Una volta che l'ha provato in cucina quasi porta alla dipendenza, perché è un sapore totalmente diverso che non trovi in tutti gli altri pomodori in Italia, all'estero non esiste. Per me è il pomodoro più buono al mondo, però bisogna farlo conoscere e poi dopo tutti quanti, nessuno si riesce a distaccare. È un prodotto eccezionale, infatti eccellenza italiana. Ok, grazie mille Giannino, è stato un piacere intervistarti e speriamo che questa iniziativa possa piacere anche a chi la sta guardando in questo momento. Ringrazio a lei di questa intervista, e magari chi sta guardando questa intervista gli possiamo dare, vi facciamo assaggiare questo eccezionale. Questi sono stati raccolti il 2000 a luglio 2021. E grazie a quello che dicevo prima, la forza del vulcano, la salita del mare, riescono a mantenersi naturalmente per 10 mesi così, in questo modo, intatti, e quindi li facciamo assaggiare a chi ascolterà questo video. Grazie mille. Grazie.